Allora, siamo tornati in officina dopo la prima prova in pista e la macchina gli abbiamo dato una bella pulita. Ho controllato che non ci fossero danni, non ce ne sono. La carrozzeria non si è nemmeno un po' rovinata qui, forse qualche lieve macchiatura, ma fa parte del gioco. Che dire, il modello si è comportato molto bene in una prova, diciamo, in campo aperto, cioè su una pista bella ampia, di sterrato. L'assetto di base consente di guidare in maniera veramente divertente e anche precisa, come avete potuto vedere. Naturalmente il fondo non era al top perché ovviamente c'è stata una settimana di pioggia molto fitta in cui ovviamente il terreno ha assorbito tantissima acqua, era molto pesante anche se drenava bene, però c'erano anche tutte quelle montagnole che fanno i lombrichi quando scavano, che naturalmente per un modello in scala 1 a 10 sono un pochino ostiche da affrontare. Ora però, che dobbiamo fare? La fiera di Verona si avvicina e lì ci sarà la pista di rally corri-corri organizzato dai Bloccatutto. Per cui il problema di questa macchina è che purtroppo ha un raggio di sterzata un po' troppo ampio per fare il rally corri-corri, almeno per come è impostato il percorso della fiera, e di solito i percorsi che fanno il Bloccatutto sono dei percorsi molto tortuosi e la macchina ha bisogno veramente di girare quasi su se stessa. Per cui noi adesso andremo ad effettuare alcune modifiche che in teoria dovrebbero rendere la macchina un pochino più adatta a percorrere dei percorsi del genere. Non è obbligatorio farli. Io vorrei partecipare alla fiera nel percorso dei Bloccatutto, per cui per forza bisognerà provare a migliorare il raggio di sterzata. Siccome molti dopo l'uscita del primo video hanno chiesto se questa macchina da rally può essere utilizzata anche per fare il corri-corri, ora vedremo se con le opportune modifiche il raggio di sterzata migliora oppure no. Comunque ragazzi, vorrei farvi vedere il motivo per cui di solito corro su asfalto, cioè tutta questa terra è uscita soltanto dalle gomme che avevo messo lì per aspettare che si seccasse e pulirla più facilmente. Ecco uno dei motivi per cui di solito corro su asfalto. Allora, intanto iniziamo a fare qualche misurazione. Possiamo vedere, già mettendo la macchina sul setup, che la convergenza anteriore è aperta di almeno 3 gradi. Qui ci sto già lavorando. Per cui cosa andremo a fare come prima cosa? Per dargli un pochino più di incisività e di sterzo nelle curve strette, andrò ad allargare, svitando, e allungare questi due tiranti, in modo da avere una convergenza con le ruote che puntano di più entrambe verso l'interno della macchina, per rendere il comportamento del modello più nervoso ma più reattivo nei cambi di direzione e nelle curve. Purtroppo i tiranti sono semplicemente delle lunghe viti e non sono dei tiranti regolabili con il filetto che ha il passo da una parte a sinistra e dall'altra a destra, come i tiranti del camber. Sarebbe stato più facile da regolare, ma si fa lo stesso. Ok, qua è a 0. Ora, grazie al camber che apparirà magicamente nella mia mano grazie alle magie dell'editing, potrò procedere a misurare l'altro tirante. Andiamo a misurare 10 mm, un altro giro, un altro giro, perfetto, 0, qua è da sistemare un altro po'. Questa è la scomodità che vi dicevo, dovendo svitare una vite senza fine mi tocca smontare sempre l'uniball, altrimenti se avessi avuto un esagono qui avrei potuto girare senza dover smontare l'uniball, ma vabbè, si fa. Ok, adesso è 0 anche qua, ha un po' di gioco, ma pazienza. Ok, per cui abbiamo 20 gradi di sterzata in esterno e 20 gradi di sterzata in interno.
Ok, ho misurato questa per quale motivo? Perché da questo lato ho già fatto delle modifiche che adesso vi faccio vedere andando a farle su questo lato qui. In cosa consiste questa modifica? Allora, come potete vedere, ho già tolto del materiale da questo barilotto. Ho tolto del materiale da qui e poi ho tolto del materiale dalla C di sterzo qua. Essendo tutto nero non si vede, ma adesso ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Questo che cosa a che scopo? Per fare in modo che, essendo che questi barilotti, come potete vedere, sono veramente grossi, sono molto grossi, questo li rende robusti, però limita un po' il movimento, limita un po' il movimento del barilotto stesso, perché come potete vedere non ha tutta questa grande escursione. Ho notato che andando ad asportare un po' di materiale da tutto questo pezzo ciccioso di plastica, non si va a inficiare la robustezza del pezzo e si guadagna dei gradi di sterzo in più. Ora lo mettiamo in morso e vi faccio vedere. Vediamo se abbiamo guadagnato qualche grado. Mi raccomando, usate sempre i dispositivi di sicurezza individuale quando fate questo lavoro. Maschere, occhiali. E poi gli diamo un po' una rifinita con un bisturi. Mi raccomando, quando usate questi bisturi, usatene sempre uno che non taglia, perché è così che si fanno le cose. Ok. A dire la sincera verità, questo lavoro si poteva fare anche con un buon taglierino, ma io ho voluto flexare il Dremel. Anche qui togliamo un po' le bave di taglio. Ok, ora proviamo a montarla e vediamo se abbiamo guadagnato qualche grado. Forse la scelta di un fondo bianco non aiuta con la luce, però portate pazienza, sto ancora imparando. Allora, questo va per terra. Ai ai. Oh, la schiena. Ma c'è della carta vetrata qui. Sul pavimento dell'officina si trovano sempre dei tesori. Questo va messo così, dentro il dogbone. Poi la vite che avevo messo qui e che ora... Diciamo che per come è montata è molto simile a una macchina di quelle che si usano di solito in kit. Le soluzioni telaistiche sono quelle. Allora, infiliamo il pin dato, questo qui, per la ritenzione del pin, anche questa. Alessandro taglia tutto, mi raccomando. Per esempio, vedete? Allora, se non riesco con le mie mani tremolanti a farvelo vedere, questa paratia di plastica va a impattare contro il boomerang del salvaservo e toglie abbastanza movimento. Vedete? E mo la taglio. Allora, in realtà pensavo anche che questo uniball di sterzo, andando in full lock, andasse a toccare contro la parete della cassa differenziale che ospita il bicchierino che porta la trazione dalla corona al differenziale centrale, però in realtà non è così. Volevo grattare anche un po' di materiale da qua, visto che sono abbastanza grandi, ma non credo che serva. Molto bene, allora abbiamo visto che tipo di modifiche meccaniche possiamo andare a fare per aumentare lo sterzo. Alla fine abbiamo aumentato da ogni angolo di sterzata 10 gradi sterzando all'esterno, è giusto? Sì. E 5 gradi sterzando all'interno su ciascuna ruota. Per cui adesso, visto che abbiamo lavorato meccanicamente, adesso lavoriamo sull'assetto. Nel senso, voglio modificare l'assetto in modo che la macchina sia più precisa nelle curve, come ho detto, e che giri molto più stretta. Per cui cosa andrò a fare?
andrò a modificare la durezza del differenziale anteriore e la durezza del differenziale posteriore. Adesso il posteriore ha un olio da 200.000, invece l'anteriore ha un olio da 100.000. Andrò a fare l'opposto, nel senso lo farò più duro davanti e più morbido dietro. Non farò 200.000 100.000, ma penso che metterò un olio o 30 o 50.000 all'anteriore e un 7 o un 10.000 al posteriore. Gli ammortizzatori mi sembra che vadano già bene così come sono. Poi cosa farò? Darò, visto che avete visto prima con il setup, darò 2 gradi e mezzo di camber negativo all'anteriore, in modo che la macchina sia molto puntata sull'anteriore. Dietro vediamo se lasciare 1 che c'è adesso o mettere 0, vediamo. E poi andrò a modificare la convergenza posteriore mettendola più neutra possibile. Di norma avere una convergenza con le ruote posteriori che puntano verso l'anteriore della macchina, avere le gomme, avere le ruote che sono più chiuse, aiuta ad avere stabilità in rettilineo e aiuta ad avere una macchina che non scompone il posteriore in curva. Però noi vogliamo che giri su se stessa puntando all'anteriore, quindi faremo in modo, mettendo una convergenza più neutra possibile, e questo possiamo farlo grazie al fatto che MJX HyperGo ci fornisce i pulsantini, le pastigliette. Antonello mi ha detto mi ha detto anche come si chiamano, ma non mi ricordo. Visto che MJX HyperGo ci fornisce le pastigliette per modificare la convergenza dei braccetti, andremo a metterla più neutra possibile. Per cui adesso manuale alla mano e la smontiamo subito. Ecco, spegnati e accendi. Hanno messo il freno a filetti sui cosi, sui grani da 1,5 mm. Dimmi testi. Eccolo qua, guarda. Aia, scoppo. Allora, consiglio di andarci piano con le viti del differenziale perché sono delle 2,5, delle M2,5 con testa da svasata, con testa esagonale da 1,5 mm. Per cui è molto facile, appunto, è molto facile spanarle, per cui fate molta attenzione. Anche molto lunghe, per cui evitarle. E mi sa che è il caso di prendere una nuova punta da 1 mm. Questa qui ce l'ho da quasi 10 anni. Ricordate, attrezzi amici fan meccanici felici. Anche se spendete 20 euro per un cacciavite brugola, siete sicuri che non vi tradirà mai. Sono delle viti davvero morbidine queste. C'è un sacco di grasso dentro. Oh, bene. Allora, come potete vedere, il differenziale è a 4 satelliti. La corona è bella massiccia, non sembra stampata, o forse sì, e c'è anche una guarnizione, per cui questo differenziale è a tenuta stagna. Ma d'altronde già lo avevamo supposto perché c'è dell'olio siliconico all'interno. Vedere 4 satelliti francamente mi ha sorpreso in positivo, perché non è una cosa che tutte le case fanno, soprattutto RTR. Cos'è questo? Pulitore. Ora diamo una bella pulita agli ingranaggi, togliamo tutto il grasso, tutto l'olio siliconico. Non chiedetemi un tutorial su come fare i differenziali perché ce ne sono a milioni su YouTube. 130, 300, 10.000, quant'è sto 30? Andare bene. 30.000 davanti abbiamo detto e 10.000 dietro. Ok, abbiamo messo l'olio del differenziale e aspettato un attimino che si posasse. Lo andiamo a richiudere. Centriamo bene i fori. Io mi aiuto con un cacciavite. Stringete sempre a X, cioè non stringete 1, 2, 3, 4 viti, ma stringete 1, 2, 3, 4. Così renderà più forte. Io questo non lo tirerei troppo perché
Queste viti sono veramente veramente deboline. Questi cuscinetti sembrano standard, mentre quelli delle ruote non lo sono. Allora abbiamo messo l'olio nel differenziale, ora lo rimontiamo magari seguendo il verso, onde evitare di avere le ruote, mettere il differenziale al contrario, quindi così, ok. Gli diamo una soffiata. Il grasso per catena, questo si usa nei go-kart, le moto da cross, va benissimo, così gli abbiamo messo anche troppo. Non occorre inondare di grasso i differenziali, giusto, anche solo una spruzzatina va benissimo. E si rimonta. Bella questa cosa della cassa differenziale che si apre sul davanti, questa è una cosa che hanno i kit tipo da 1.8 off-road, hanno la cassa differenziale che si apre sul davanti, così non devi smontare tutto l'anteriore o tutto il posteriore per togliere una stramaledettissima. Anche le viti che chiudono la cellula anteriore sono 2,5, per cui state attenti. Io, anche se uso l'avvitatore elettrico, non ne arrivo mai fino in fondo, le lascio sempre un po' libere, poi le stringo a mano. 1, 2, 3 e 4. Bumper con le sue viti integrate, eccole qua, per cui io potrei anche fare così, ci vuole quella più grande. Ok, abbiamo finito di riassemblare l'anteriore. Ora, il differenziale posteriore andrà con un olio più morbido da 10.000 e siccome è la stessa cosa dell'anteriore non lo filmerò, ci rivediamo alla prossima modifica. Solo per dirvi che è una cosa molto strana, il differenziale posteriore è diverso, la corona è nera, che strano.